Sono sicuro che non diventerai mai un pirata. Sì che lo diventerò. Un giorno troverò compagni più in gamba di voi e scoverò i tesori più preziosi del mondo. Diventerò il re dei pirati. Ah, vorresti superare noi? Allora, questo cappello te lo presto volentieri. È il mio cappello delle grandi occasioni. Un giorno verrai a restituirmelo, quando sarai diventato un bravo pirata. Ciao a tutti lettori Anime Watchers e ben ritrovati su Consigli Anime Manga, la rubrica di Wikos in cui parliamo in pochi minuti di anime e manga per tutti i curiosi di scoprire opere che conoscono poco. Io sono Nicky D e in questo episodio parleremo di One Piece, manga di Eiichiro Oda, iniziato nel 1997 e ancora oggi in corso. Chiunque conosca un minimo la cultura anime e manga si domanderà che senso abbia parlare ancora di One Piece, quante persone potrebbero non conoscerlo. Ci sono due motivazioni principali. La prima è il recente annuncio di un reboot dell'anime da parte di Studio Wit, lo stesso che ha fatto le prime 3 stagioni di Attacco dei Giganti e la prima stagione di Vinland Saga, per esempio. E poi la più grande sorpresa dell'ultimo anno, la serie Netflix live action. Sembrerà assurdo che ancora così tanta gente non avesse visto One Piece, ma il lavoro messo in piedi da Netflix in collaborazione con l'autore stesso ha dato un ulteriore boom di popolarità a One Piece. La premessa di questo anime è molto semplice. Un giovane pirata con il cappello di paglia, Monkey D. Luffy o Luffy o Rubber se proprio volete stare dietro agli adattamenti di Mediaset, parte all'avventura alla ricerca del più grande tesoro che narrano le leggende, il One Piece. Lungo il viaggio incontrerà tanti compagni, ognuno dei quali avrà una propria ragione per cui viaggiare, esplorerà le isole più variegate e combatterà chiunque si metterà sulla sua strada o su quella dei suoi amici. In questa storia c'è tutto: avventura, mistero, divertimento e anche tematiche inaspettatamente mature e tante, ma tante emozioni. Se stessimo a parlare di tutto quello che caratterizza One Piece potremmo stare qui delle ore, per cui risponderò alla domanda più importante che tutti si fanno quando si tratta di quest'opera. Vale la pena leggerlo o vederlo considerando la sua lunghezza? Sì, perché per assurdo la lunghezza è anche una sua grande forza. Tutti i grandi misteri che caratterizzano il mondo di quest'opera non avrebbero minimamente lo stesso impatto se potessero essere risolti entro pochi o anche solo decine di capitoli. E la soddisfazione di poter scoprire anche solo qualcosina in più dopo centinaia o ormai migliaia di capitoli non ha prezzo. Nonostante la lunghezza, le saghe, che hanno bene o male lo stesso scheletro di struttura, si rinnovano sempre e i combattimenti sono sempre creativi e imprevedibili. Manga o anime? Allora, in questo caso mi sento di consigliarvi il manga, poiché l'anime non solo è pieno di episodi e saghe filler, ma da un certo punto in avanti, pur di non stare al passo con il manga, hanno iniziato ad allungare tutti gli episodi prendendo soltanto un capitolo, e quindi tutti gli eventi che normalmente in lettura si farebbero fuori in molto meno tempo vengono allungati in maniera veramente eccessiva. Se volete immergervi in One Piece dovrete dedicargli tanto tempo, ma per i fan del genere ne varrà la pena. Io mi sono avvicinato alla cultura anime manga grazie a quest'opera e il resto è storia. Eventualmente, se volete una piccola infarinatura, anche la serie Netflix è un buon punto di partenza. Questa percorre tutti gli eventi dei primi 11 volumi. Poi starà a voi decidere se aspettare che escano le nuove stagioni oppure immergervi nella lettura o nella visione. E anche per questa volta abbiamo finito. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se non l'avete ancora visto o letto, ditemi se vi siete incuriositi. Se invece l'avete visto o letto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa opera ormai leggendaria. Scrivetemi anche se avete suggerimenti su altre serie di cui vorreste sentir parlare e non dimenticatevi di seguire Wikos su tutti i social: Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, X e TikTok. Non smettete mai di seguire la vostra rotta e noi ci rivediamo a un prossimo episodio di Consigli Anime Manga. Ciao!